Buon pomeriggio, ciao a tutti, buonasera o buongiorno. Come state? Spero stiate tutti molto bene e pronti per questa diretta di oggi. Allora, oggi è l'incontro numero 12. Ho dimenticato di mettere i vostri messaggi sullo schermo. Oggi è la lezione numero 12, quindi facciamo il punto sul capitolo 12 della videogrammatica. Autopromozione. Capitolo 12, che è il capitolo sulle 2 perifrasi, stare più gerundio e stare per più infinito. Queste sono delle frasi, delle strutture molto, molto usate nelle conversazioni quotidiane. Quindi è molto importante memorizzarle. Allora, come vedete, dobbiamo un attimo capire che cos'è il gerundio, che cos'è una perifrasi, eccetera, eccetera. E dobbiamo anche capire qual è il significato di queste 2 perifrasi, di queste 2 frasi. Allora, ciao a tutti, vedo che vi state collegando. Ciao dal Giappone, qui è mezzanotte. Allora, ci sbrighiamo, così puoi andare a dormire. Ciao Lucrezia, mi piace molto il tuo canale, mi hai aiutato molto. Grazie a te di essere qui, sono contenta di averti aiutato. Allora, buon pomeriggio Isabel, buonasera Maria e buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Anche oggi siamo un po' da tutto il mondo. Svezia, Francia, Portogallo, Polonia, Giappone, Grecia. Bene, spero che siate tutti pronti per capire un po' queste 2 frasi. Allora, iniziamo con la struttura stare più gerundio. Allora, devo un attimo abbassare, mhmm, i vostri messaggi. Se li metto così? Sì. Li tolgo un attimo. Vabbè, poi quando arriviamo lì li tolgo. Allora, stare più gerundio indica un'azione in corso. Solitamente si studia quando, si studia il presente, quindi il primo momento in cui vediamo questa frase è, subito dopo il presente. E quindi oggi spiego questa struttura al presente. Però ho scritto sotto tra parentesi, per vostra informazione, possiamo usare stare più gerundio anche all'imperfetto e al futuro semplice. Va bene? Quindi poi quando studieremo l'imperfetto e il futuro semplice, vedremo anche questa frase in quei tempi. Però oggi parliamo del presente, okay? Allora,
il verbo chiave di questa frase è stare. Quindi al presente come coniughiamo stare? Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. E poi cosa segue? Segue il gerundio del verbo che noi scegliamo. Che cos'è il gerundio? Il gerundio è quella forma verbale che termina in "ando". Quindi non ha una coniugazione, è solo una parola. Quindi il gerundio presente di parlare è parlando. Il gerundio presente di leggere è leggendo. Di dormire, dormendo. Quindi i verbi del gruppo are prendono ando, mangiare, mangiando, eccetera. I verbi del gruppo ere e ire prendono invece endo. Okay, quindi leggere, leggendo, dormire, dormendo, finire, finendo, eccetera. È solo una parola, che in questo caso mettiamo dopo il verbo stare. Sto parlando, in questo momento io sto parlando, è un'azione in corso, voi state ascoltando. Va bene? Quindi stiamo facendo queste 2 cose. Allora vedo delle, uhm, informazioni, delle domande, scusate. Il gerundio si considera un modo verbale? Sì, è un modo verbale. L'infinito è un modo verbale. Il participio è un modo allora scusate, oggi la primavera mi sta rintontendo. Allora, l'indicativo, il condizionale, il congiuntivo, l'imperativo, l'infinito, il gerundio e il participio sono modi verbali. E sono composti da tempi. Quindi esiste il gerundio presente, che è questo, parlando, leggendo, dormendo, e esiste il gerundio passato, che è avendo parlato, avendo letto, eccetera, eccetera. Quindi sì, il gerundio non è che si considera, il gerundio è un modo verbale. Poi anche un'altra domanda importante: che cos'è una perifrasi? La perifrasi è una struttura formata da 2 verbi. Quindi è una struttura che noi usiamo per comunicare, in cui compaiono 2 verbi e i 2 verbi sono importanti per l'esistenza di quella struttura. Quindi la perifrasi in questo caso è una frase che per avere significato deve avere 2 verbi. Generalmente uno coniugato, sto, stai, sta, in questo caso, più uno che rimane implicito, quindi parlando, nel senso che non ha le persone. Quindi il modo gerundio è un tempo, implicito, possiamo dire. Non mi viene l'altra parola. Però non ha le persone, non ha io, tu, lui, lei, perché è solo una parola. Allora, un altro esempio: sto ascoltando e imparando. Esattamente, esattamente.
Allora, quindi in sostanza stare più gerundio è, se usiamo stare al presente, è il presente progressivo, per usare una un'espressione, mhmm, diciamo che si usa anche in altre lingue. In italiano non usiamo proprio questa espressione, però in questo caso è utile per capire il significato di questa struttura. Stare più gerundio, indica un'azione in corso. Possiamo dire che è il presente progressivo, però qual è il problema di dire che stare più gerundio è il presente progressivo? Il problema sta nel fatto che stare più gerundio non è usato solo al presente, ma, come abbiamo appena detto, possiamo usarlo anche all'imperfetto e al futuro semplice. Quindi, diventa anche imperfetto progressivo oppure futuro semplice progressivo. Va bene? Quindi questa è una piccola precisazione. Queste 2 domande secondo me chiedono la stessa cosa. Solitamente azione in corso non devo usare il futuro, vero? E poi è usato solo per un'azione in corso, non come in inglese quando diciamo I'm meeting her tomorrow? Credo che queste 2 domande abbiano la stessa risposta. Allora, non è come in inglese, quindi dimenticate l'inglese. Stare più gerundio, io sto facendo adesso, in questo momento. Non ha niente a che fare con un'azione futura o programmata nel futuro. Se io dico in italiano: "Sto parlando, sto cucinando, sto studiando", è adesso, mentre dico la frase. Va bene? Non si deve usare stare una seconda volta se la frase ha 2 verbi al gerundio? Se il soggetto è uguale, no. L'esempio che abbiamo visto prima. Nilton ha scritto: "Sto ascoltando e imparando". Perché il soggetto è sempre io. Io sto ascoltando e imparando. Frase corretta. Ovviamente se cambia il soggetto del secondo gerundio, è ovvio che è necessario ripetere, il verbo stare perché cambia la coniugazione. Quindi per esempio, in quel caso io non io in realtà, in quel caso si aggiunge anche il pronome soggetto. Io sto spiegando e voi state imparando. Adesso se ecco, metto il mio stesso commento sullo schermo. Quindi io sto spiegando e voi state imparando, perché ci sono 2 soggetti diversi. Quindi sì, in questo caso si ripete perché ha una coniugazione differente.
Tutti i verbi usano stare con il gerundio, non ci sono casi particolari come i verbi di movimento che richiedono essere invece di avere? No, essere e avere sono un'altra cosa. Essere e avere sono 2 verbi ausiliari, uhm, che si usano nei tempi composti. In questo caso stare più gerundio non è un tempo composto di un modo verbale, è una perifrasi, cioè una struttura particolare in cui vengono combinate 2 forme verbali. Quindi il verbo stare, che c'è sempre, sempre, più il verbo che noi vogliamo usare al gerundio. Quindi è una struttura fissa. Il verbo stare c'è sempre. Se togliamo stare, non è più la perifrasi stare più gerundio. Va bene? Quindi questo stare più gerundio non è un tempo composto come il passato prossimo. È un altro caso verbale. È una struttura che è formata da 2 forme verbali. In questo caso gli ausiliari essere e avere non c'entrano niente. Allora, sto leggendo tutte le vostre domande, ma sto scegliendo solamente quelle che non ci portano fuori strada, perché, a quanto pare queste perifrasi, dobbiamo spiegarle bene. Quindi se fate delle domande che non sono sulla perifrasi, stare più gerundio, purtroppo non rispondo perché altrimenti andiamo fuori tema e si crea confusione. Cerchiamo di rimanere in tema. Allora, io direi che sono già le 6 meno 10, direi di andare avanti e vedere gli esempi, perché ci sono degli esempi. Quindi sono tutte azioni in corso. Il gelataio sta preparando il cono. I clienti stanno aspettando il gelato. Sono tutte azioni in corso. Questo è appunto il presente progressivo in questo caso. Silvia sta camminando, sta passeggiando. Vi ricordate Silvia dalla scorsa volta? E poi Silvia sta dormendo. Silvia sta sonnecchiando. Sonnecchiare. Questo è un verbo simpatico da sapere. Sonnecchiare vuol dire dormire, ma un sonno molto leggero, no, proprio quello tipico che si fa sull'autobus, quello che, è leggero, quindi a ogni minimo rumore ti svegli. Francesca sta accendendo la lampada.
Francesca sta indicando quell'ulivo. Sono tutte azioni in corso. Bene, veniamo adesso stare per però c'è, una prima c'è una domanda interessante, sempre su stare più gerundio, quindi rispondiamo a questa. Si sente a volte nella televisione: "Siamo in attesa di un collegamento". Questa frase potrebbe essere sostituita da: "Stiamo aspettando di collegarci?" Sì, sì, è lo stesso significato. Siamo in attesa di qualcosa, è più elegante, è più formale. Stiamo aspettando di collegarci, significa la stessa cosa, ma è una frase molto più quotidiana. Comunque sì, la risposta è sì. Allora, vediamo adesso. Allora, Joyce, vedo la tua domanda, però, il futuro semplice lo vediamo quando parliamo del futuro semplice, okay, perché ancora non abbiamo fatto né l'imperfetto né il futuro semplice, quindi per il momento lo metto un attimo da parte. Allora, vediamo l'altra perifrasi che, uhm, si studia sempre con quella che abbiamo appena visto. Stare per più infinito. Che cosa significa stare per più infinito? Questa struttura indica un'azione imminente, proprio qualcosa che sta per accadere. Quindi tra poco, possiamo dire. Qualcosa che accade tra poco. C'è quella esatto. Prima di iniziare questa diapositiva, giustamente, Hankel ha scritto: "Lucrezia sta per insegnarci l'uso della perifrasi, stare per più gerundio". Stare per. C'è un'azione imminente, cioè che accade tra poco. Come funziona qui? Coniughiamo sempre il verbo stare al presente: sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. Poi è necessaria la preposizione per e poi mettiamo l'infinito scusate, del verbo che vogliamo usare. Sto per leggere gli esempi. Stiamo per fare un esercizio. Qualcuno di voi sta per scrivere un commento, forse. Quindi tutte azioni che accadono tra poco tempo. Questa è più facile grammaticalmente, perché rimane sempre tutto uguale, bisogna solo coniugare il verbo stare.
Quindi Gianni sta per uscire di casa. Gianni sta per perdere la pazienza. Quindi ci sono dei problemi al computer, sta per perdere la pazienza. Ancora resiste, ma sta per perdere la pazienza, quindi Gianni tra poco perde la pazienza. Carlotta e Filippo stanno per piangere. Bianca e Carlo stanno per incontrare i loro amici nel locale. Quindi c'è qualche secondo o qualche minuto tra questa frase e poi la frase Bianca e Carlo incontrano i loro amici nel locale. Sta per piovere, quindi vedete un cielo grigio, nuvoloso, sta per piovere. Vuol dire che a breve arriva la pioggia. Sta per scattare il rosso. Sta per scattare il rosso. Che cosa significa? Significa il semaforo sta per diventare rosso. Sapete che appunto, prima del rosso nel semaforo scatta il giallo o l'arancione. Scusate, mi sta venendo l'allergia. Devo bere un goccio d'acqua. Il semaforo prima, diventa, verde, giallo e poi rosso. Quindi scatta, il semaforo scatta. Sta per scattare il rosso. Quindi vediamo la differenza tra un'azione che accade ora e un'azione che accade tra un attimo, tra poco tempo. Quindi Silvia sta dormendo, stare più gerundio, per un'azione che accade ora. Gianni sta per perdere la pazienza, è un'azione che succede tra un attimo, tra 1 minuto, 2. Altri esempi: accade ora. Francesca sta accendendo la lampada. Accade tra un attimo, sta per scattare il rosso. Sta per. E adesso vediamo queste 2 strutture, queste 2 perifrasi usate per con lo stesso verbo. Quindi sta per piovere, sta piovendo. Quindi vedete, uhm, la sequenza dell'azione? Sta per piovere, sta piovendo.
Allora, vediamo qualche, domanda. Quindi non si può usare per qualcosa che accadrà più tardi? Mi trasferirò negli USA tra una settimana. No, perché più tardi in italiano più tardi è comunque tra poco. Cioè il significato dell'espressione più tardi non è domani, tra una settimana, tra un mese, è sempre nella durata del giorno. Quindi se io dico: "A più tardi", tra 1 ora, tra 2 ore, la sera, ma del giorno stesso. Quindi secondo me c'è questa confusione proprio nel significato di più tardi. Perché se ti trasferisci tra una settimana, puoi semplicemente dire: "Mi trasferirò tra una settimana". Uhm, non userei non userei la perifrasi. Ciao Lucrezia, mi chiamo Anna Beatrice, ho 11 anni e sto guardando la tua lezione insieme a mia madre. Ci piace tanto. Siamo di Vitória Est, Brasile. Un abbraccio. Ciao Anna Beatrice e ciao mamma di Anna Beatrice. Grazie per esservi collegate. Un abbraccio a voi. Buono a sapersi che il verbo da usare per il semaforo è scattare. Sì, è un scattare è interessante perché è scattare una fotografia. Scatta il verde, il rosso del semaforo. Scattare vuol dire anche fare un movimento velocissimo per andare via. E infatti avevo letto un commento di il marito di qualcuno di voi che scatta al bar. Scatta per andare al bar. Non lo trovo più, vabbè. Ehm eccolo. Mio marito sta per scattare al bar. Scattare o scappare anche potrebbe essere. Allora, quello che vuole dire Mercedes è più avanti, penso. Sì, penso anch'io. E quindi usiamo il futuro o anche il presente, in una conversazione informale. Però, mh, sì. Non la perifrasi. Sto per possiamo usarla se è il giorno dopo, per esempio, se domani parto, diciamo però diremmo: "Sono in partenza, sto per partire", sì, però deve essere proprio domani, dopodomani al massimo. Già tra una settimana, mh, uso il futuro. Sta per piovere perché il cielo è molto buio, esattamente. Quindi dopo cade la pioggia e diciamo sta piovendo. Esattamente. Sta alla terza persona senza, accento, senza accento.
Questo è un bellissimo uso di queste 2 di queste 2 perifrasi. Sto paragonando gli esempi e sto per capire. Bene. Allora, ecco Mercedes che scrive il suo esempio: "Sto per trasferirmi negli Stati Uniti tra una settimana." È sbagliato? Allora, c'è una contraddizione. In italiano io vedo una contraddizione. Sto per trasferirmi tra una settimana. Mh. C'è qualcosa che che non funziona. È molto più semplice, è molto più naturale dire: "Mi trasferisco negli Stati Uniti tra una settimana." Oppure: "Mi trasferirò negli Stati Uniti tra una settimana." Sto per bere un caffè. Bene. Che caffè? Che tipo di caffè? Macchiato? Cominciò o ha cominciato? Che cosa? Manca manca il soggetto. Sto per scattare una foto, sto per fare una foto, hanno lo stesso significato, sì. Semplicemente che fare è un verbo molto più semplice e molto usato nella conversazione quotidiana e quindi spesso sostituisce dei verbi più precisi, più puntuali. La collocazione con foto è scattare una foto, però diciamo anche fare una foto. Siccome sta piovendo, sto per entrare in un bar. Sì, va bene. A piovere è cominciato con il verbo essere, ma questo è un discorso che vediamo con il passato prossimo, perché piovere è un verbo che non ha un soggetto. Quindi usiamo grammaticalmente il verbo essere, è cominciato. Ma anche cominciò a piovere è corretto grammaticalmente. Però qui devo entrare in discorsi complicati, passato remoto, passato prossimo, più avanti vediamo anche tutti questi, argomenti. Allora, per esempio, durante una conferenza è più naturale dire: "Stiamo per vedere un esempio" o "vedremo un esempio". Allora, all'inizio della conferenza puoi dire: "Durante la presentazione vedremo un esempio di questa cosa". Però non dici in quale punto della conferenza. Se invece dici: "Stiamo per vedere un esempio", vuol dire che l'esempio
è nella diapositiva successiva. Cioè, se adesso io dico: "Stiamo per fare l'esercizio", è un esercizio con le cose che abbiamo visto adesso. Ecco l'esercizio. Quindi vedete sto per mettere l'esercizio sullo schermo. Adesso lo cerco, lo trovo, eccolo. È immediata. La non c'è molta distanza temporale tra dire: "Sto per mettere l'esercizio" e mettere l'esercizio. Va bene? Sì. Quindi si usa la perifrasi stare per quando si esprime un'azione che sta per accadere tra qualche secondo, qualche minuto. Sì, esatto. Proprio così. Consiglio musicale: ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Allora, facciamo l'esercizio. Questo è l'esercizio 9 a pagina 73, sempre della videogrammatica. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sottolineare l'opzione corretta. Quindi stare più gerundio oppure stare per più infinito? Ci prendiamo qualche minuto, va bene? E poi ci ritroviamo qui per vedere le soluzioni.
Eccoci. Allora, è il 31 dicembre e la festa di Capodanno di Giulia è un successo. Gli invitati stanno ballando e stanno chiacchierando. Insomma, si stanno divertendo. Giulia è soddisfatta. Sono le 23:59. Mancano pochi secondi alla mezzanotte. Sta per cominciare il nuovo anno. Ora Giulia e i suoi amici stanno facendo il conto alla rovescia. 10, 9, 8, 7. Matteo, un amico di Giulia, sta per aprire la bottiglia di spumante. Qui avrei forse dovuto scrivere sta per stappare la bottiglia di spumante. Ancora pochi secondi. 3, 2, 1. Buon Capodanno, buon anno! È mezzanotte, i festeggiamenti continuano. Allora, sto cercando di non addormentarmi. Abbiamo finito, abbiamo finito, quindi se vuoi puoi andare a dormire. Ci vediamo sabato prossimo. Comunque ottimo esempio per stare più gerundio. Allora, c'è l'ora legale in Italia? Sì, dalla settimana scorsa. Cioè, la settimana scorsa abbiamo messo 1 ora avanti. Grazie mille Laura per questo super adesivo. Grazie mille. Allora, se avete domande lasciatele nella chat, se avete domande sull'esercizio o su queste 2 perifrasi in generale. Abbiamo ancora 10 minuti a nostra disposizione oggi. Intanto ringrazio anche il nuovo membro al canale. Grazie mille. Allora, c'è ho visto una domanda che potrebbe essere utile e interessante. Allora, ha qualcosa a che fare il fatto di usare la perifrasi quando l'azione, si sente emozionalmente, emotivamente vicina? Mi dovresti dare un esempio. Mi dovresti scrivere un esempio contestualizzato. Uhm In teoria sì, si potrebbe dire di sì, però, dipende molto dalla frase, dall'esempio, ecco. Dipende quindi, la mia risposta preferita, dipende. La lezione sta per finire. Esattamente, ottimo esempio. Un saluto dal Messico, ti ammiro moltissimo. Grazie, sei molto gentile, grazie mille. Un saluto a te. Feli? È il tuo nome, giusto? Che cosa fai dopo la lezione? Guarda, purtroppo niente di così bello, cioè cose normali. Esco con il mio cane, vado a fare una passeggiata, visto che oggi è
una bella giornata di sole e poi finisco di pulire casa perché domani vengono mia mamma e mia sorella a pranzo per Pasqua e quindi devo sistemare, pulire, organizzare. Hai letto molto bene e in modo suggestivo, con una dizione molto drammatica. Grazie, grazie a te. Grazie. Mi piace leggere i dialoghi in modo serio, impegnato. Allora, leggiamo l'esempio. La domanda era: è possibile usare stare per quando l'azione è emozionalmente vicina a chi parla? Tendenzialmente sì, però dobbiamo vedere un esempio. L'esempio è questo: sto per intraprendere un cambiamento radicale nella mia vita. Allora, sì, funziona. La frase funziona. Uhm, ho solo un dubbio sul verbo intraprendere un cambiamento. Non mi suona tanto bene. Però, sì, per rispondere alla domanda, sto per intraprendere un percorso, intraprendere una strada, fare un cambiamento, oppure, in modo un po' più naturale, possiamo dire: sto per cambiare radicalmente la mia vita. Meglio, suona meglio. Allora, domanda sull'esercizio. Dico: sta per aprire perché il processo è lungo? No, in realtà. Sta per aprire perché, avete mai stappato una bottiglia? Sì, no? Per aspettare la mezzanotte a Capodanno, spesso si apre la bottiglia e si tiene il tappo. No, la bottiglia è aperta, però si tiene il tappo per non farlo volare via prima della mezzanotte. Quindi sta per aprire perché sta aspettando il momento giusto e poi apre la bottiglia. Quindi non è perché l'azione è lunga, è un è per organizzarsi, no, con la mezzanotte. C'è sempre il dilemma di quando aprire la bottiglia e aspettare per stapparla, no, perché non si può stappare prima della mezzanotte. Devo staccare la spina. Grazie per questa meravigliosa lezione. Un abbraccio a tutti e buon fine settimana. Buona Pasqua. Grazie mille a te Nilton per gli auguri di Pasqua, altrettanto buona Pasqua, buon fine settimana e un abbraccio a te da parte nostra. Buon riposo. Qui l'esempio c'è anche il congiuntivo. Mi sto divertendo, ma mi dispiace che stia per finire. Anche a me. Anche a me Brian, anche a me. Questa è un'ottima domanda. Posso usare stare più gerundio per riferirmi a qualcosa che non sto facendo in questo preciso momento,
ma che sto facendo in questo periodo della mia vita, per esempio, sto imparando a nuotare, anche se vado a lezione solo una volta a settimana. Sì, sì, sto imparando a nuotare. Quindi possiamo allargare a quello che stai facendo in questo momento della tua vita. Sì. Possiamo usare il gerundio senza stare? Per esempio, passeggiando nel bosco ho trovato una pigna. Assolutamente sì, ma l'uso del gerundio nelle frasi è un uso abbastanza intermedio avanzato. Quelle che abbiamo visto oggi, le 2 perifrasi, sono solamente delle strutture che usano il verbo stare, il gerundio e l'infinito, ma non vuol dire che stare, il gerundio e l'infinito sono usati solo così, capito? Quindi sì, il tuo esempio è corretto, ma quello è l'uso classico del gerundio presente, che è diverso dalla perifrasi stare più gerundio. Forse è questo concetto che è un po' complicato da capire. Cioè che le perifrasi, queste 2, stare più gerundio e stare per più infinito, non sono dei tempi verbali, non sono dei modi verbali, sono semplicemente delle strutture che hanno preso un verbo, un modo, una preposizione per dare un significato diverso dal significato dei singoli elementi, capito? Io sto facendo ora le pulizie. È quello che devo fare anch'io. Io sto per fare le pulizie. Appena chiudiamo la diretta, inizio. Torno indietro un po', ma riguardo all'esempio con "vedremo", nell'esempio di Faber, si può anche usare il presente "vediamo", vero? Sì, in un uso informale della lingua possiamo usare, sempre il presente al posto del futuro, sì. Allora, invece voi che cosa fate? Festeggiate la Pasqua domani? Grazie mille Maria per il super adesivo. Sto mettendo un mi piace. Grazie. Allora, grazie mille. Eccoci. A poco stiamo migliorando il nostro italiano grazie a te. Ne sono molto felice, grazie per questo commento. Spero che queste dirette, i video, il libro, eccetera, vi aiutino nel complesso. Grazie mille a te, buona Pasqua. Ciao Angelica, alla prossima. Io sto per cantare alla vigilia pasquale stasera. Sei nel coro? Bello. Anch'io cantavo nel coro della chiesa, nella cittadina.
in cui vivevo in Norvegia. Bei ricordi. Allora, io direi che oggi chiudiamo un po' prima proprio perché è il fine settimana di Pasqua, ci meritiamo un po' di riposo, giusto? Allora, io vi ringrazio molto per esservi collegati anche oggi, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ehm, Passate una buonissima Pasqua, e ci vediamo sabato prossimo per un'altra diretta. Vedo che è arrivato un altro super adesivo, grazie mille Irene. E niente. Grazie a te Chelina. Anche mia nonna si chiama Lucrezia. Che bello, saluta un grosso bacio a tua nonna allora, visto che abbiamo lo stesso nome. Buona Pasqua a tutti. Alla prossima. Grazie. Ciao.